Il potere di Omero. Come impara l'essere umano? Cioè, come impara le cose? Le impara vedendo, ascoltando, facendo. E c'è una forma di comunicazione che racchiude in se stessa questi tre elementi: lo storytelling. Raccontare storie, rendendo vividi i particolari e giocando sui tempi e sui modi dell'esposizione, permette una conoscenza particolare. Si arriva cioè a far vivere a chi ascolta la storia. Ti faccio un esempio. Fai finta che sto conducendo una lezione sui pericoli dell'uso degli stupefacenti e riporto sulla lavagna un sacco di dati statistici che confermano la pericolosità delle droghe. Dati veri, precisi, incontrovertibili. Le droghe fanno male. I miei ragazzi adesso sono informati e hanno una conoscenza superiore sulla pericolosità delle droghe. Proviamo adesso a partire da un altro punto di vista. Ok, tutti sanno che le droghe fanno male, giusto? Entro in aula e per quella lezione che tutti i ragazzi sanno essere destinata sulla pericolosità dell'uso delle droghe, mostro l'immagine di un giovane ragazzo di 12-13 anni, sereno e tranquillo. Racconto di come la sua vita stia andando bene, ma come improvvisamente debba affrontare uno stato di difficoltà, che ne so, una malattia, un lutto, un divorzio, dillo tu. E come nella sua solitudine, in mancanza di amici, questo ragazzo possa essere tentato di trovare le risposte di tranquillità negli stupefacenti. E poi magari mostro un'immagine dello stesso ragazzo 10 anni dopo, senza denti, abbrutito e in prigione. Lo so, penserai che ho fatto una mossa barbina nel veicolare gli stessi significati in un modo così forte. Ma questo è solo un esempio mentale. Sono andato nel secondo caso a stimolare un'altra parte del cervello rispetto a quella che è stata stimolata nel primo esempio. Nella prima parte solamente i neuroni che sono interessati all'analisi dei dati hanno preso vita in qualche maniera e si sono messi a lavorare insieme. Ammesso che su cose così noiose i neuroni di un qualsiasi adolescente si possono mettere in moto. Nel secondo caso sono andato a stimolare immaginazione, proiezione nel futuro, ma anche l'immedesimazione, perché il ragazzo del racconto ha affrontato possibili, probabili oppure attuali situazioni reali dei miei ragazzi. E quindi sono andato a giocare sulla empatia nei confronti di questo ragazzo. I neuroni che lavorano insieme stringono legami insieme. Di certo non so se questi miei ipotetici ragazzi si salveranno dalla droga in seguito al mio racconto. So per certo però che la storia raccontata nel secondo esempio è molto più incisiva. Perché noi come esseri umani amiamo le storie. I politici stessi ci raccontano le storie per far passare il loro messaggio. Se ci fai caso, ognuno di essi, nessuno escluso, dipinge un possibile futuro roseo da una parte e nero dall'altra, a seconda che tu voti per loro oppure no. E quando lo fanno ci proiettano in questo luogo bellissimo o terribile, a seconda che noi diamo maggiore o minore peso alle loro parole. Tu sai che esistono i neuroni specchio che ci permettono di vivere quello che l'altra persona vive. Sono i neuroni che stanno alla base di quella che si chiama empatia. Quando noi vediamo un film, anche se sappiamo essere una finzione, noi partecipiamo delle avventure dell'eroe vivendole insieme a lui, con lui. Tutti si medesimano in Luke Skywalker nel momento in cui va a combattere contro Darth Vader. E tutti ci medesimiamo in lui perché è un racconto di evoluzione e di crescita in cui tutti ci possiamo riconoscere. Quindi non riusciamo a trovare dei legami anche per un personaggio che è vissuto su un lontanissimo pianeta inventato tanti milioni di anni fa. Perché l'essere umano trova sempre il modo di relazionarsi alla storia che gli viene raccontata. Le storie raccontate ci muovono da dentro ed è per questo che è così importante riuscire a comprenderne la portata. Ti lascio con un esempio. Jacques Prévert, un poeta del secolo scorso francese, incontra un giorno
un barbone cieco che chiede l'elemosina e gli chiede come stia andando. E il cieco risponde: non va tanto bene, sono qui da stamattina e non ho sentito nemmeno una moneta cadere nel mio cappello. Jacques Prévert guarda nelle tasche, ma non trova nessuna moneta da dare al vecchio. Si offre allora di scrivere un messaggio per l'elemosina. 2 settimane dopo il poeta incontra di nuovo il cieco e gli chiede come stia andando. Il cieco, tutto contento, lo ringrazia del messaggio che gli ha scritto, perché da quando lo ha esposto il suo cappello è sempre pieno di denaro. Sul pezzo di cartone Jacques Prévert era riuscito a scrivere in 2 righe una storia intera. Una storia che investiva come un tifone chiunque passasse, che toccava i cuori delle persone e ne muoveva l'empatia. La primavera sta arrivando e io non la potrò vedere. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione, magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti, quindi se ti va, il tuo commento è il benvenuto.